Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Acquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2024. Abbiamo la carta del mago. Amici dell'Aquario, si parla di nuovi inizi. È una carta di manifestazione, quindi può anche essere che qualcuno o inizi a manifestare qualcosa o inizi a muoversi per manifestare qualcosa, cioè o inizia a fare tipo meditazione, visualizzazioni, quello che è il lavoro di sotto, io lo chiamo il lavoro energetico, oppure fisicamente, siccome il mago è una carta di azione, si tratta proprio di un movimento, di un fare qualche cosa per raggiungere quello che voi volete. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link alle previsioni per il secondo semestre del 2024 e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di metafisica base, quindi vi spiega che cosa sono i chakra, mentre l'altro è un corso base di tarocchi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 10 di spade. Il sole, 8 di pentacoli, sacerdotessa, 3 di denari, regina di coppe, mondo e 8 di bastoni. Bene ragazzi, questa è una lettura nuova, è una lettura per tutto il mese, quindi va a sostituire le letture che facevo prima dei primi 15 giorni e dei secondi 15 giorni del mese. Per l'amore poi ce ne sarà un'altra. Ed è, diciamo, una visione un po' generale, vi dice che cosa potrebbe potenzialmente succedere in diversi settori della vostra vita. Quindi in questa lettura vado a vedere un po' tutto, no? È un po' in generale, insomma. È importante poi per me avere un feedback da parte vostra, siccome è nuova. Spero che facendo, diciamo, una lettura più specifica e dovendo fare meno esempi sia più semplice seguire la lettura e comunque trarre dei messaggi utili per voi. Io in questo momento la propongo mensile. Ho intenzione di proporre questa lettura anche per le sessioni individuali, però di solito la consiglio bimestrale perché l'energia ha bisogno come di un tempo per muoversi. Questa lettura sarà in promozione ad agosto, per tutto il mese di agosto. Se volete saperne di più mi potete sempre contattare via mail, io vi mando la lettera di presentazione dove c'è scritto tutto. Ehm, è una lettura che dura circa dai 20 ai 30 minuti, dipendendo dalle carte che escono. È più breve rispetto a quella semestrale e quindi costa anche di meno. Va bene, passiamo alla lettura, nel vivo della lettura. Allora, io ho focalizzato, cioè ho davanti questo 10 di spade al contrario e qui mi richiama molto il mondo. Ho come l'idea che non vi sentiate completi nel mese di agosto o che vi manchi qualche tipo di chiusura. Può essere una chiusura emotiva, anche, non necessariamente una chiusura di tipo pratico. Andiamo a vedere il 10 di spade. Mondo nuovamente,
Cavaliere di coppe, 4 di coppe e la stella. Credo che faccia riferimento per qualcuno al non sentirsi completi perché manca una persona. Manca magari una persona di fianco, manca la persona dei propri sogni. Se non è una persona, potrebbe essere come un obiettivo, un desiderio, come se c'è proprio qualche cosa che volete raggiungere che pensate vi renderebbe completi, e nel mese di agosto è come se il focus fosse come faccio a raggiungere quel tipo di risultato. Infatti poi qua avete il mago. Andiamo a vedere il sole. Adesso ragazzi guardo tutte le carte singolarmente, dopo andrò a fare tutti i vari esempi, single, in relazione, occupati, disoccupati, soldi, tutto quanto, ok? Re di coppe e 4 di spade. Voglio andare a vedere anche l'8 di pentacoli per piacere. 8 di pentacoli nuovamente. E la luna. Allora, devo dire che la quotidianità del mese di agosto per molti sarà improntata. Allora, qualcuno lavorerà, mi dispiace. Ehm, Però per qualcun altro, anche se per esempio foste a casa dal lavoro abituale con cui vi mantenete, sarà una sorta di lavoro, allora, o di gruppo, o come questa sensazione che potreste collaborare con qualcuno vicino a voi. Diciamo che c'è, anzi, datemi una carta per la luna. La giustizia. Credo che qui ci sia qualche cosa da risolvere del passato, da mettere in regola con la giustizia. Potrebbe proprio essere da mettere in regola con i documenti o semplicemente con delle regole, magari per una nuova quotidianità. Magari è sano occuparsi di certi documenti burocratici, considerata magari che avete, non so, la luna parla anche di paure, quindi ci potrebbe essere un qualche tipo di paura legata appunto alla carta della giustizia, al dover regolarizzare, qualche paura nella vita di tutti i giorni, mi viene da dire, però qui è come se avessi bisogno di trovare una regola. Tenete presente che adesso non so se tutti capiranno quello che sto per dire perché è più argomento da abbonati, però va bene, io ve lo dico lo stesso. La luna è, diciamo, la rappresentazione tipica del divino femminile in ombra. Sono tutte le nostre zone d'ombra, appunto, no? La giustizia è una di quelle carte che parla di equilibrio. Io qui ho come la sensazione, e di regole, ho come la sensazione che dobbiate domare questa parte di ombra attraverso le regole. Mm? Difatti, l'otto di pentacoli è una carta che parla di lavoro costante, di regolarità, di un qualche cosa che viene fatto tutti i giorni. È la carta del cesellatore. Qui adesso fa vedere un fabbro, però comunque è la carta di chi fa un lavoro minuzioso giorno dopo giorno. E se adesso poi, ripeto, lo andiamo a vedere bene settore per settore, però ho come la sensazione che sia un po' la realtà intorno a voi che deve cambiare giorno per giorno, come se doveste adoperarvi facendo un cambio alla volta per creare, per manifestare la realtà che voi volete. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Un'altra volta il sole. E 8 di spade. Cari amici dell'Aquario,
Potrebbe essere che qualcuno di voi nel mese di agosto possa fare qualche pensiero in più rispetto ai figli, sia che ne abbiate sia che non ne abbiate. Allora, nel caso, perché abbiamo sole, sole, mondo, mondo, ho diversi riferimenti, e anche la regina di coppe che mi potrebbe parlare anche di gravidanza, ho diverse carte che mi potrebbero parlare di quello. Se per voi non risuona la parola figli, potete cambiarla con progetto. Però c'è anche questo 8 di spade, andiamo a vederlo. Temperanza, è come se avessi bisogno di guarire qualcosa, e anche qui avete il 4 di spade. Mm. Qualcuno potrebbe avere, ragazzi, delle questioni in sospeso con dei, diciamo, familiari, con il padre, mi viene da dire, potrebbe essere. Andiamo a vedere il 3. Qui le questioni in sospeso, di cui vi ho appena parlato, non sono litigi, sono ferite profonde del passato. Ho come questa sensazione che dobbiate ricalibrare gli equilibri per quello che riguarda il divino femminile e il divino maschile, vostro, interno, perché se avete una ferita con il padre, per esempio, vi dico padre perché è uscito un re, risanando la ferita che avete col padre, o meglio con l'archetipo yang della vostra famiglia, cioè con chi portava i pantaloni in casa fondamentalmente, può essere madre o padre, se voi risanate, io qui ho come la sensazione che queste due carte, come vi dicevo prima, queste ombre potrebbero essere come risanate. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 6 di spade. E 10 di coppe. Qui ho come la sensazione che un progetto potrebbe rimanere in stand-by, o perché siete appunto impegnati, diciamo, in famiglia in questo mese, magari siete in vacanza, ma cioè, ci starebbe pure, visto che siamo ad agosto, cioè che è la previsione per agosto. Andiamo a vedere la regina di coppe. Cinque di coppe e morte. Oh, wow! Voglio un'altra carta per il 5 di coppe. Qui, ragazzi, sì. È interessante perché avete la giustizia che taglia, poi qui abbiamo la morte, 2 volte il mondo, chiusura ciclo, il 10 di spade, chiusura ciclo, il 10 di coppe, completamento del ciclo, e poi abbiamo questo mago, come se bene o male ci fosse come un compimento di un certo tipo di vita, mi verrebbe da dire, da parte vostra, o potrebbe anche essere solo un settore, però vedendolo un po' così, e per poi ripartire. Adesso andiamo a vedere il mondo. Cavaliere di pentacoli e 2 di spade. Il 2 di spade mi risuona molto con la luna qui, eh. Guardate, rivedo anche queste carte e mi dicono che avete bisogno di guarire il vostro modo di pensare, di arrivare alla chiarezza mentale. E con la sacerdotessa è come se vi dicessero: guardate nel lungo periodo. Non chiedetevi dove sarete l'anno prossimo, chiedetevi dove sarete tra 5-10 anni. Che tipo di vita volete fare tra 5-10 anni? Come l'idea che sia un cambio ben potente. In Anche se è solo un settore della vostra vita che ha questa trasformazione, ma secondo me, sarà ehm, cioè sarà una trasformazione che vivrete in campo, diciamo spirituale, e che comunque
si rifletterà su tutti gli altri settori, perché abbiamo un 8 di bastoni come carta finale. È una carta di novità, è una carta di comunicazione. Andiamo a vedere. Qualche notizia arriva, ragazzi. Ehi! Asso di spade, quindi sì, una verità che vengono a galla, comunicazioni, chiacchiere, bugie che vengono a galla. E anche qui la sacerdotessa è colei che vede oltre il velo, è colei che vede oltre il giusto o sbagliato, ragione o torto. Mm. È come se doveste prendere consapevolezza di certe cose. Allora, partiamo dall'amore. Andiamo a vedere i single. Per quello che riguarda i single, ragazzi, devo dirvi che ci potrebbero essere delle conoscenze. In realtà ho l'idea che questa persona la conosciate già. Però è come, allora, qualcuno la rifiuta proprio. Tipo, no, non mi interessa uscire con te, piuttosto che non mi interessa avere una relazione in questo momento. Qualcun altro invece sento che in realtà ha già un legame con questa persona. Potrebbe esserci come una paura di rovinare il legame se lo si cambia, quindi se si va in qualche cosa di più concreto. Ehm, diciamo che non si sviluppa ancora niente a livello romantico, però sì che vedo la possibilità di conoscenze nuove e anche di, diciamo, solidificare conoscenze che magari erano già working in progress. È una bella energia, ragazzi, è una bella energia. C'è tanta sincerità, tanta voglia di fare, tanta gioia, tanta allegria. Per quello che riguarda le persone in una relazione, allora se la relazione è lì, diciamo, è viva da un po' di tempo, devo dire che tutto sommato ho la sensazione che si sia un po' trasformata più in una relazione di amicizia piuttosto che una relazione romantica. Quindi probabilmente c'è da, non lo so, magari prendersi un tempo per la coppia, come se avessi bisogno di vivere delle esperienze nuove insieme. Ci sono degli equilibri da risanare comunque nella coppia. Per chi è in una relazione ni, cioè che non si sa bene, diciamo non è ben definita, qui ragazzi ho la sensazione che adesso dipende da qual è la vostra situazione personale, però anche qui le cose non sono in equilibrio. Ci sono dei bei momenti insieme, magari nel mese di agosto, però manca la fiamma, manca, come vi posso dire, la scintilla. Un po' come se fosse tutto calmo, mi viene da dire così. Ehm, per quello che riguarda il discorso di prima che vi ho fatto, come se, diciamo, la realtà intorno a voi dovesse cambiare, c'è bisogno di queste regole, vi dicevo, c'è bisogno di tagliare con qualche cosa. E i 2 8 di pentacoli mi parlano proprio di quotidianità. Per qualcuno potrebbe essere il lavoro, effettivamente. Non escludo che potreste, adesso al lavoro poi ci arriviamo, però non escludo che qualcuno potrebbe trovare lavoro nella propria zona, diciamo, o di persone che si frequentano normalmente o la zona geografica che si frequenta normalmente. Comunque, per quel discorso appunto con un familiare di cui vi ho parlato prima, è come se doveste parlar chiaro. Senza, perché questo è il discorso. Bisogna far venir fuori gli altarini, bisogna parlar chiaro. Ovvio che dovete prima avere voi un vostro ordine mentale, ma prima di arrivare qui voi passate dalla sacerdotessa, quindi in qualche modo
diciamo, la chiarezza mentale arriva, ecco, forse sono i vostri pensieri un po' troppo negativi. Il Lotto di Spade mi dice che siete pesanti a livello di testa, potreste vedere tutto nero, potreste anche magari in alcuni momenti cadere un po' in quella sensazione di vittima. Ok? Quando ve ne rendete conto dite, boh, basta, io non sono una vittima, mi riprendo in mano il mio potere personale. C'è da guarire questo tipo di mentalità. Mm. Poi io sento che le relazioni con le persone che vi stanno intorno potrebbero cambiare potenzialmente. Però ragazzi, se avete questioni burocratiche in piedi con qualche tipo di familiare, magari potrebbe essere il vicino per farvi capire, non è un familiare ma è qualcuno che vi sta intorno. Ehm, io ho come l'idea che non dobbiate preoccuparvi più di tanto se ci sono queste questioni fiscali, finanziarie, burocratiche, dove c'è comunque la giustizia in mezzo, dove ci sono le scartoffie per capirci. Passiamo al lavoro, ragazzi. Allora, spero siate in vacanza, però per chi lavorasse, ehm, allora, se siete dipendenti, sento che sarete in vacanza, perché qui proprio è, cioè, perlomeno con il corpo, poi non lo so se con la mente rimarrete con le discussioni che si fanno in azienda o cose di questo genere, però molti saranno in vacanza. E per chi non avesse magari organizzato le vacanze, sento che comunque sarà un periodo rilassato, cioè nel senso lavoro poco. Sì, magari c'è da aggiustare quella cosa, da fare un po' di manutenzione in casa, però sento più lo stare insieme ai vostri familiari. Ma lo sento molto perché vi dicevo anche prima, no? È come se ci fosse una nuova dinamica a livello soprattutto della famiglia, ragazzi. Famiglia, amici, vicini, delle persone che vi stanno intorno, appunto. Potrebbero anche essere i colleghi, eh? Se siete disoccupati, ho come l'idea che le carte vi dicano prendetevi un momento di stand-by. Cercate di fare chiarezza mentale, di capire da che parte volete andare. Ho una dritta da dare alle persone che stanno cercando lavoro. Non abbiate paura ad allontanarvi dalla famiglia per cercare lavoro, ok? Adesso io non so se l'allontanarsi sia tipo abitare proprio a chilometri di distanza o se l'allontanarsi sia farsi tutti i giorni, non lo so, un'ora e mezza di di viaggio. Andare un'ora e mezza e tornare, intendo. Però comunque ho come quest'idea che di non sottovalutare eventuali offerte di lavoro solo perché siete, cioè perché magari vi distanziate troppo dalla vostra famiglia. Se siete autonomi, sento che staccherete anche voi col corpo, ma non staccherete con la testa. C'è come qualche tipo di progetto che avete in mente, che volete sviluppare e che non riuscite, diciamo, da cui non riuscite a staccarvi, secondo me. E vi dico questo perché risento quello che vi ho accennato prima, e cioè che con qualcuno vicino a voi si potrebbe iniziare un discorso lavorativo. Per qualcuno sono i familiari, per qualcun altro sono gli amici, per qualcun altro sono i vicini. Se invece dovessimo parlare di soldi, hmm, qui ragazzi la vedo un po' più nebulosa la cosa. Se state aspettando dei soldi, qui avete la giustizia, quindi vi dico, dovrebbero arrivare. Non li vedo ancora arrivare adesso, cioè nel senso nel mese di agosto,
però state sereni che arrivano. Io qui ho come l'idea che ci sia qualche paura legata alla regolarizzazione, alla giustizia, qualche tipo di burocrazia, secondo me. Se parliamo dei soldi che guadagnate, anche lì ho come l'idea che sia meglio fare dei tagli nelle spese, cioè nel senso non è che vedo grossi ingressi, sinceramente, e quindi potrebbe essere utile tagliare certe spese superflue. Se per caso, se parlassimo di investimenti che danno una rendita passiva, credo che stiate studiando nel mese di agosto cosa fare anche voi, se lasciarvi indietro qualche tipo di investimento che non rende come voi vorreste, o perché è un investimento, sento, che rende nel lungo periodo, però probabilmente non rende quanto voi vi aspettavate. E quindi credo che lì ci sia un po' il abbandono o no, o continuo, o reinvesto. Per quello che riguarda, diciamo, il lato spirituale, qui mi colpisce questo 10 di spade, al contrario, perché qua è come se non si volesse chiudere qualche ciclo. O ci si sta aspettando un'offerta da parte di qualcuno per un trasferimento, per un lavoro, come se si aspettasse dal mondo esterno una comunicazione che secondo me arriva. Vi dico, se state aspettando che vi chiamino per un lavoro, per un colloquio, per un contratto, qui arriva, ragazzi. Se qualcuno sta aspettando notizie dalla giustizia, dalla burocrazia, da chi che sia, dall'avvocato, arriva. Vengono fuori, anzi, datemi una carta per questo sette di spade. Vengono fuori cose nascoste che voi sapevate, secondo me. Semplicemente vengono a galla in questo mese. Ed è riferito al progetto. Io credo che qualcuno si renda conto che il progetto ha come qualche mancanza. Ecco perché l'avvertite. Questo progetto a cui voi state puntando, aspirando, lavorando, è come se ci fosse qualche cosa che non vi torna nel mese di agosto. E ho anche la sensazione che scoprirete che cosa è stato omesso magari dai tecnici che hanno fatto, non lo so, un sopralluogo, piuttosto che nel contratto o che cosa non vi hanno semplicemente detto. Mm. Diciamo che lo vedo un mese più florido a livello emotivo piuttosto che a livello materiale, eh. A livello emotivo, secondo me, avrete una buona espansione, una buona crescita, mentre dal punto di vista materiale sento che, quindi lavoro, soldi, gestione da questioni da gestire, gestire da questioni. Ce ne sono tante e insomma è un po' più difficoltosa quella parte lì. Un po', ragazzi. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, qualche consiglio finale. Divertimento e un'apertura. E guardate, mi colpisce perché sono due figure che hanno una le braccia aperte così, l'altra le braccia in alto, e qui anche il sole ha le braccia così in alto. È come se doveste aprirvi al gioco della vita. Mi viene un po' il detto chi non risica non rosica. Sempre con discernimento, ok? Cioè, nel senso, va bene farsi trasportare e fluire con il flusso delle cose, ma bisogna sempre tenere gli occhi aperti, soprattutto perché avete un sette di spade, quindi qui la fregatura è in agguato. Ah, il sette di spade è una carta che parla anche di furti. Quindi ragazzi, visto che siamo in questo mese di agosto dove tutti vanno in vacanza, fate attenzione.
Furti potrebbero essere o anche perdite. Più furti, più furti. Qui è un po' come se ci fosse qualcuno che cerca di sottrarvi qualcosa, potrebbe essere energia, potrebbero essere i clienti, potrebbero essere i soldi. Va bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura comunque vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail per fissare un appuntamento e io vi mando poi la lettera di presentazione sulle credenze limitanti, che è quello che tratto, diciamo, privatamente. Oppure potete anche abbonarvi al canale, dove lì sì, anche parlo delle credenze limitanti, ma sono temi un po' più vasti, perché c'è anche come una sorta di mappa di tutto quello che è la spiegazione metafisica, di come noi funzioniamo a livello energetico, perché una volta che impariamo quello, riusciamo a modificare il livello energetico e di conseguenza anche il fisico e andiamo in manifestazione. Sì, so che spiegata così sembra troppo semplicista, però vi consiglio insomma di dare un occhio ai titoli dei video degli abbonati, sono quelle con le playlist, scusate, sono le playlist con le copertine lilla. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un mese splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!